Buongiorno a tutti, oggi proveremo a smontare, pulire e revisionare questo spinterogeno montato su un maggiolino del 73. Lo spinterogeno è un Bosch modello JUR 4. Ok, andiamo a togliere la calotta dello spinterogeno. Sulla calotta troverete questi numeri che ho scritto io, corrispondono all'ordine del cilindro sui quali vanno montati i cavi delle candele, quindi l'1, 4, 3, 2, perché la fase di ogni maggiolino è 1, 4, 3, 2 e no convenzionalmente, come tutte le auto moderne, 1, 3, 4, 2. Con questo piccolo schema vi voglio anche ricordare com'è l'ordine dei cilindri. In riferimento, questa è la puleggia, questo è il basamento motore e questi sono l'ordine dei cilindri 1, 2, 3 e 4. Ok, passiamo a rimuovere la spazzola dello spinterogeno con il relativo coperchio. La prima cosa che andremo a notare è la presenza di questa tacca. Ok, vi mostro bene la tacca. Questa tacca su tutti gli spinterogeni montati sui maggiolini corrisponde sempre all'accensione del cilindro numero 1. Quindi quando il cilindro numero 1 starà per esplodere troveremo la spazzola montata in questa direzione, in corrispondenza del cilindro numero 1, col punto morto superiore, il cilindro in compressione, la corrente generata, diciamo la corrente mandata dalla spazzola andrà a far incendiare la miscela aria benzina. Ok, quindi nel dettaglio vi mostro anche le puntine e il movimento che fanno al funzionamento quando il motore è in funzione. Considerate che diciamo ha un regime di rotazione di 1000 giri. Questa operazione si ripeterà per tipo l'apertura e la chiusura 4000 volte al minuto. Vi ricordo, come ho fatto già nel precedente video dove ho illustrato il funzionamento della bobina, che quando le puntine sono a contatto la bobina di accensione si caricherà di energia per poi andarsi a scaricare quando le puntine saranno aperte e quindi manderà la scintilla allo spinterogeno, al distributore, che poi la devierà sulle candele. Ok, procediamo con lo smontaggio. Quindi andiamo a smontare le puntine platinate. Ok, stacchiamo lo spinotto che la collega al condensatore. Poi con un cacciavite andiamo a rimuovere le puntine che poi andremo a sostituire. Successivamente smonteremo questo gruppo dove c'è il condensatore e il depressore. Ok, andiamo ad estrarre ora il condensatore.
beh, in realtà è stato più faticoso di quello che vi ho mostrato nel video, perché è incastrato. Ora andiamo a rimuovere questo fermo in questo modo. Facciamo attenzione a non piegarlo. Qui troviamo uno spinotto che andremo ad estrarre. Ok, abbiamo estratto l'asta. Ora in ultimo dobbiamo rimuovere questa piastra. Ok, abbiamo smontato completamente il corpo del carburatore. Non ci resta che togliere questa, il corpo dello spintrogeno, scusate, non ci resta che togliere questa, la guarnizione, l'o-ring. L'o-ring è completamente indurito. Ok, questa ok, ripetiamo in ordine i pezzi che abbiamo smontato. Per prima abbiamo smontato la calotta, qui andremo a verificare i contatti, quindi che non ci siano dei solchi qui su questi contatti, sui 4 contatti, e poi potremo pulirli usando un Dremel con una spazzolina tipo questa. Stessa cosa faremo per la spazzola, puliremo i contatti, questo sopra. Ok, poi per quanto riguarda il corpo dello spinterogeno potremmo pulirlo con del solvente o con della benzina. Ok, questo è il corpo, questo è la piastra montata al suo interno, l'alberino, il fermo, la base dell'alberino con il suo fermo. Sostituiremo l'o-ring qui alla base. Questo è il fermo montato qui alla base. Verifichiamo il funzionamento del depressore. Questo è il depressore, le due viti con la quale era collocato, la molletta, infine le puntine e il condensatore. Ok, abbiamo dato una pulita a tutte le componenti del nostro spinterogeno, abbiamo pulito l'interno con
uno sgrassatore e della benzina, e abbiamo usato anche queste spazzoline per pulire i contatti della calotta, i contatti delle spazzole. Ok, possiamo passare a rimontare il tutto. La prima cosa che faremo è andare a oliare questa parte ed andare a inserire la piastra. In questo modo. Questo è laddove verrà montata la molla del depressore. Ok, successivamente la seconda azione che faremo sarà quella di andare a rimontare l'asta. Quindi inseriamo la guarnizione, oliamo il tutto. Ok, una volta messa l'asta andremo a fissarci sopra la spazzola dello spinterogeno in questo modo. Poi lo puntiamo la spazzola verso il segno di fase, giriamo, guarnizione, e cosa importante che non abbiamo fatto prima, avremmo dovuto fare un segno tra diciamo l'asta e il fermo, cioè sarebbe il fermo che poi va a collegarsi con la giunzione del motore. Non l'abbiamo fatto, quindi dobbiamo stare attenti a montarlo in questo verso. Questo è il verso dell'asta, il segno deve andare verso il basso, così. Questo è il modo in cui viene poi fissato il carburatore al motore, lo spinterogeno al motore. Fase. Ok, ora andiamo a inserire il fermo e fissiamo il tutto. Ok, ve lo ripropongo, quindi la spazzola in fase, giriamo, deve essere montato in questo modo. Se vi occorre smontare l'asta dal vostro spinterogeno, ricordate di fare un segno con un pennarello, o meglio un graffio con un cacciavite, in modo da non incorrere in errore quando andate a montare poi la base diciamo dello spinterogeno. Ho inserito il fermo, ci aiuteremo con un martello e con un cacciavite per portare a termine, diciamo, questa operazione. Ok, ho rimontato il tutto, mi sono aiutato con questo e un martello. Ora andiamo a rimettere il fermo. Ok, l'operazione successiva che faremo sarà quella di montare il depressore, però prima di montare il depressore controlliamo se funziona, quindi con un tubicino come questo andiamo a infilare dove si collega il tubicino del depressore che va al carburatore, e poi iniziamo a succhiare. Ok, il depressore funziona, possiamo rimontarlo.
In un precedente video, anzi nel primo video che ho fatto, ho smontato e pulito un altro spinterogeno maggiolino del 76. Lo spinterogeno era un Bosch JFU4. Questo spinterogeno JFU4 aveva sotto questa piastra due massette. Le stesse massette, all'aumentare dei numeri di giri del motore, facevano ruotare la piastra e quindi anticipavano il movimento delle puntine, quindi anticipandone l'accensione. Su quel tipo di spinterogeno l'anticipo era dato da queste massette e dal depressore. Invece in questo caso l'anticipo è dato solo dal depressore. Il depressore, quando entra in funzione, in pratica, quando entra in funzione con l'aiuto del carburatore, tende a far ruotare le puntine e quindi anticipare la scintilla. Ok, possiamo rimontare il depressore. Ok, abbiamo installato la prima vite. La seconda tiene anche il condensatore collegato allo spinterogeno, quindi andremo a mettere al suo posto il condensatore. Questo incavo quadrato va qui. Ok, abbiamo rimesso tutto al suo posto. La vitella 1 più piccola, la 2 più lunga, che tiene in fermo anche il condensatore, è collegata a quest'altra vite che a sua volta è collegata alla piastra con questo filo di rame. Ok, ora dovremo rimettere al suo posto la molla del depressore. Ok, vi mostro il gioco che diciamo l'azione che ha il depressore sullo spinterogeno quando il tubicino è collegato al carburatore. Basta aspirare e vedete il movimento della piastra dove saranno poi collegate le puntine. Ok, l'operazione successiva sarà quella di montare le puntine, però per questa operazione userò, per tenere fermo lo spinterogeno, questa morsa da trapano a colonna. Ok, quindi vado a inserire questo qui, questo qui, e poi la sua vite. Ok, ora passeremo alla regolazione delle puntine. La prima cosa che faremo però sarà quella di andare a mettere un po' di grasso su l'alberino. Ok, ne basta poco, non tantissimo. Ora porteremo le puntine in apertura, quindi la camma dovrà essere in questa posizione.
Le puntine dovranno essere aperte, quindi inseriamo lo spessimetro, allentiamo la vite, facciamo sì che le due puntine si stringano tra lo spessimetro e avvitiamo. Ok, rilasciamo, la regolazione è fatta. Ok, vi mostro il gioco, l'azione del depressore con le puntine montate. Il depressore con la sua azione, facendo ruotare la piastra dove sono collegate le puntine, anticipa l'accensione diciamo sulle candele. Ok, abbiamo regolato le puntine, ora colleghiamo lo spinotto al condensatore. Possiamo mettere il coperchio che ha una sua posizione obbligata, come potete vedere. Spazzola. Calotta. Anche la calotta ha una sua posizione obbligata. Questo va nello stesso incavo dove c'era il coperchio. Chiudiamo con i fermi. E abbiamo finito. Ok, abbiamo terminato l'operazione di pulizia del nostro spintarogeno e abbiamo registrato le puntine. L'ultima cosa che ho fatto, ho montato anche un nuovo O-ring. Ho segnato qui un piccolo punto dove è presente la tacchetta del punto di fase per mettere in fase lo spintarogeno, quindi in questo ordine troveremo che questo è il cilindro numero 1, quindi è in senso orario 4, 3, 2, quindi ripeto l'1, 4, 3, 2. Questo ci servirà per montare correttamente i cavi delle candele. Ok, spero di essere stato il più esaustivo e preciso possibile e soprattutto di esservi utile per le operazioni, piccole operazioni di manutenzione della vostra auto. Vi invito, se volete, a iscrivervi al canale, a lasciare un like. Ciao, grazie a tutti, al prossimo.